Ciao a tutti, oggi sono molto felice di poter fare quel tipo di video che forse preferisco tra tutti e tra l'altro piace di solito molto anche a voi, quelli con avvitatore in mano e tester elettrico, perché oggi andiamo a provare un prodotto che richiede un po' di malizia tecnica. L'apriporta di Nuki o Nuki Opener, andiamo subito a vederlo. Allora, vediamo un po' cosa c'è nella confezione. Ecco qua. Questo è il Nuki Opener. Vi do qualche informazione preliminare perché magari non tutti voi sapete cosa è, giustamente, se no cosa cavolo guardereste a fare il mio video. Il Nuki Opener va a soddisfare un bisogno molto diffuso e molto specifico, ossia quando uno ha un citofono analogico e non può cambiarlo perché magari abita in un condominio o in generale non vuole cambiarlo e vuole poter però comunque controllare l'apertura del portoncino del palazzo, del cancello d'ingresso dell'abitazione o qualsiasi altro tipo di entrata che abbia un'elettroserratura, ecco che arriva in suo soccorso il Nuki Opener che senza modificare il citofono appunto permette di controllare in modo connesso la serratura e quindi poi di anche automatizzarne eventualmente il funzionamento. Altra cosa che fa, perché non serve avere per forza un citofono per usufruire del Nuki Opener, io per esempio, poi ve lo spiego, non lo userò col citofono, ma il video è utile sia che abbiate il citofono sia che non ce l'abbiate. Qualora aveste una semplice elettroserratura, come nel mio caso, collegata a un pulsante, che in questo caso è qui siamo nella cosiddetta bussola di entrata della mia abitazione, può utilizzarlo comunque appunto anche senza citofono, sempre per controllare l'elettroserratura, nel mio caso del cancelletto che permette di entrare nel mio giardino. Forse ricorderete che ho fatto un video più di 2 anni fa su come controllare appunto l'ingresso del cancelletto, nel video in cui facevo vedere anche il citofono di Ring. Se non l'avete visto andatelo a vedere. Infatti il mio cancelletto è già controllato da questo, che è un relè Z-Wave di Fibaro connesso al mio sistema di Samsung SmartThings, che appunto tramite Samsung SmartThings o tramite la pressione del pulsante dà corrente all'elettroserratura e quindi la fa scattare. Oggi troverò il modo di inserire anche il Nuki Opener perché voglio vedere quali sono i vantaggi, se ce ne ha, rispetto a questa soluzione, ma in generale lo faccio più che altro per farvi vedere come funziona il Nuki Opener, perché so che per tantissimi di voi questa soluzione non è praticabile, o perché non volete mettere le mani all'impianto elettrico o perché siete in un condominio, siete in affitto, eccetera eccetera. Nuki, come al solito, l'avete visto nella prova della loro serratura connessa, ha il grosso vantaggio di essere semplice, di funzionare bene e di avere poche complicazioni. Vediamo se un prodotto che comunque richiede un po' di magheggi elettrici risponde a questo bisogno. Intanto ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Eccolo qua, vedete che è un quadratino di circa 10 cm di lato. Dietro ha un adesivo 3M per essere appiccicato tendenzialmente a fianco del citofono e sotto c'è una porta micro USB per l'alimentazione. Qui dietro, visto che c'è una linguetta che ho scritto Remove, quindi intuisco che il dispositivo funziona a batteria, il che è un'enorme comodità, anche se so che in generale le batterie non ci fanno impazzire, ma ovviamente l'idea di fondo anche qui è di semplificare, perché vuol dire non dover per forza tirare l'alimentazione al Nuki. Comunque lo vediamo in dettaglio. Io quello che faccio adesso è, come al solito per quando si monta un prodotto Nuki, aprire la loro app perché probabilmente mi guiderà in tutti i passaggi di questo specifico tipo di installazione. Voi, se doveste avere un tipo di installazione diverso, quindi in particolare quella col citofono, sappiate che tramite l'app verrete guidati anche nella prima parte, quella che differisce dalla mia. Tra l'altro ho già controllato, l'app vi guida molto bene con gli specifici tipi di citofono, proprio voi selezionate la marca e il tipo di citofono che avete e l'app appunto vi guida. Però il video verterà, oltre che appunto qualche dettaglio tecnico, su cosa può fare e com'è l'esperienza d'uso anche una volta installato. Vi anticipo anche che se volete utilizzare il Nuki Opener fuori di casa, esattamente come per la serratura connessa, vi serve un Nuki Bridge che io infatti ho, che infatti io mi sono procurato, me ne sono dovuto procurare un altro perché il Nuki Bridge che supporta la serratura che sta all'ingresso del garage non arriva fin qua dove siamo al piano superiore e siamo dall'altra parte della casa. Ah, quasi dimenticavo, nella scatola c'è anche questo che è fondamentalmente un cavo, eccolo qua, multiplo, vedremo poi a cosa serve. Ha già dei cavi spelati all'estremità opposta e un connettore dall'altra estremità e poi, carino, anche se come vedete io sono già attrezzato perché non tutti necessariamente hanno la cassetta degli attrezzi dell'elettricista, un cacciavite piatto piccolino e 2 tasselli con vite, casomai appunto invece dell'adesivo immagino voleste montarlo con i tasselli al muro per avere una cosa più solida, e abbiamo anche un morsetto doppio elettrico.
quindi per fare una connessione tra cavi. Bene, andiamo a prendere l'app. Prima di proseguire però vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale. L'avere un po' di iscrizioni, oltre che fonte di immensa soddisfazione personale, mi aiuta tantissimo nel dialogare con aziende come Nuki, che poi mi mandano dei prodotti da provare, quindi ve li posso presentare. Questo per esempio è un prodotto che a me personalmente non serviva, perché avevo già trovato un'altra soluzione, diciamo così, per automatizzare il mio ingresso, e costando anche un po', non penso che me lo sarei comprato autonomamente. Il fatto che Nuki me l'abbia mandato da provare mi ha permesso di realizzare questo video e quindi di farlo vedere a tutti quelli di voi che potrebbero averne bisogno. Quindi win-win. Mi raccomando, iscrizione e campanella se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti quelli che invece l'hanno già fatto. Bene, eccoci qua nella app. Io clicco imposta dispositivo e opener, eccolo qua. Configura opener perché inserisci il codice di invito, chiaramente è solo per chi ne ha già uno e viene invitato. Tieni premuto il pulsante del tuo Nuki Opener per almeno 5 secondi finché la luce sull'opener non rimane accesa. Va bene. Tolgo la linguetta, immagino, perché sennò come cavolo fa a accendersi. Ok, è rimasta accesa. Connessione opener in corso, perfetto. Opener connesso, bene. Questa qua è una connessione ovviamente in Bluetooth dal telefono direttamente all'opener. Non sto ancora usando il bridge. Lo chiamo cancelletto Nuki perché se poi viene riconosciuto da Google e quant'altro non voglio far confusione con l'altra serratura gestita dal Fibaro. Imposta la posizione, va bene. Questo perché, come la Smart Lock, probabilmente col Nuki Opener è possibile ottenere l'apertura automatica all'avvicinarsi all'opener. Iniziamo a vedere delle cose piuttosto carine. Desideri connettere l'opener a un Nuki Bridge? In realtà sì, quindi datemi un secondo. Ok, ho messo il bridge in una presa dietro proprio questa parete. Adesso ovviamente devo connetterlo al wifi. Perfetto, connessione riuscita, direi che questa volta è andata veramente bene. Ok, bene, qua iniziamo a differenziare i casi d'uso. Desideri installare l'opener al tuo interfono oppure a un'altra porta con apertura elettrica, ad esempio il cancello del giardino. Sembra fatto per me, il cancello del giardino ovviamente. Voi se avete il citofono cliccate interfono invece, è un altro modo di chiamare citofoni meno comune in Italia, ma insomma. Avvertenza, questo è importante, il Nuki Opener può commutare una corrente di massimo 2 A e una tensione di massimo 50 volt. Ora, che ci siano elettroserrature a più di 50 volt io non l'ho mai sentito. Date un'occhiata, ovviamente, se non lo sapete fatevi aiutare. Le elettroserrature che io sappia sono a 12 o 24 volt, poi non sono un elettricista quindi potrei sbagliarmi. Prendi il cavo colorato incluso, eccolo qua. Bene, quindi fondamentalmente com'è il meccanismo? Io col cavo blu vado a prendermi il polo dell'alimentatore, che nel mio caso è questo, un bel alimentatore cicciotto a 24 volt, ok? L'alimentatore resta collegato con l'altro polo direttamente all'elettroserratura. Vedete qua che io ho due cavi, uno lo collegherò al cavo blu e uno lo lascerò collegato all'elettroserratura. L'elettroserratura poi la andiamo a collegare direttamente al Nuki Opener col cavo viola. Quindi quello che farà il nostro Nuki Opener quando opportunamente stimolato non farà altro che chiudere il contatto e quindi metterà in connessione entrambi i poli dell'alimentatore con l'elettroserratura facendola scattare. Direi molto semplice. Tolgo la carena al Nuki Opener per vedere come posso collegare il multicavo appunto all'opener e come vedete dentro abbiamo un connettore qua sul fianco, era coperto da una piccola guaina di plastica a cui collegare appunto il nostro multicavo. Vi faccio notare anche le pile non sono ricaricabili, quindi servono per alimentarlo, come dicevo, senza alimentazione, ma c'è anche la porta USB che per alimentarlo direttamente senza usare le pile, così potete averlo sempre alimentato senza doverle cambiare. Poi lo verifichiamo. Adesso mi dovete dare un attimo perché, per come è cablato adesso, questo alimentatore non ha corrente, cioè la corrente gli arriva solo quando il fibaro scatta e gliela fa passare. Adesso io faccio un cablaggio diverso in modo che sia sempre alimentato e posso usarlo sia col fibaro che col Nuki Opener. Datemi un attimo. Vi faccio vedere adesso come ho fatto le connessioni. Qui vedete che intanto ho attaccato il Nuki col suo adesivo, comodissimo. Allora, qui abbiamo il nostro alimentatore, vedete questo cavo viola che entra in questo spinotto. Non fate caso al fatto che è triplo, ma è semplicemente perché, come vi dicevo, ci collego anche il fibaro. Voglio far funzionare il fibaro e il Nuki in contemporanea. Comunque, dal punto di vista di questo video voi fate solo caso al fatto che questo cavo viola viene dall'alimentatore ed è collegato insieme al cavo blu che viene dal Nuki. Dall'altra parte abbiamo questo spinotto, eccolo qua, cavo grigio che viene direttamente dall'elettroserratura e cavo viola, questo qua sottile, che viene dal Nuki.
Quindi in questo momento il Nuki è collegato da un lato al nostro alimentatore, dall'altro alla nostra elettroserratura, e quello che può fare lui è chiudere il contatto e far appunto scattare in teoria l'elettroserratura. Torniamo sull'app di Nuki e avviamo i test. Eccoci qua, quindi ci dice che il cavo può essere collegato in tutte le direzioni del nostro Nuki. In questo modo rende più facile posizionarlo anche intorno a un citofono eventualmente, o nel mio caso qua c'era già l'intonaco un po' sbrecciato e sfruttato quel punto, e faccio avanti. La Nuki Opener è stata configurata correttamente. Mamma mia, a parte qualche piccola complicazione che ho avuto io perché avevo già appunto una configurazione in corso, ci avrei messo veramente 5 minuti a configurarlo. Eccolo qua, cancelletto Nuki. Non ci resta che andare fuori e vedere se funziona. Rullo virtuale di tamburi. Bene, eccoci qua al cancellino, o cancelletto che dir si voglia a seconda di dove siete in Italia. Primo test, swipe. Funziona, primo colpo. Come avete visto ha effettuato l'apertura della serratura al primo colpo. L'apertura è stata un po' prolungata per quanto riguarda la mia serratura, che tra l'altro è nuova, quindi si aprirebbe in molto meno tempo, ma ci sono elettroserrature di tutti i tipi, quindi non è certo un problema farla funzionare per un secondo o qualcosa del genere. Bene, andiamo adesso a vedere. Bene, adesso che abbiamo visto che il montaggio ha avuto successo, andiamo a vedere le altre opzioni che potete utilizzare per aprirla. Ve ne dico già una che purtroppo io non posso replicare perché, come sapete, utilizzo un citofono connesso di Ring, quindi non ho il classico citofono col pulsante che accende il cicalino all'interno. Se voi connetteste il Nuki Opener a un citofono classico, quindi che dall'esterno uno schiaccia il pulsante e dentro suona il cicalino, potete utilizzare la modalità di apertura Ring to Unlock, che fondamentalmente in un determinato lasso di tempo che voi impostate, se qualcuno suona il citofono, gli si apre automaticamente il cancellino. Ovviamente va utilizzato sapendo chi viene a suonarvi. Per esempio, sapete che qualcuno sta per arrivare a casa vostra, oppure in un certo momento della settimana qualcuno viene sempre a casa vostra, classico, come dicevo, per la serratura signora delle pulizie piuttosto che un parente o quello che è, senza tirare fuori il telefono, senza chiamarvi o niente, basta che suoni e il Nuki Opener in automatico gli apre il cancelletto, il portoncino d'ingresso del palazzo o quello che è. Direi che è un'opzione veramente intelligente, è la classica opzione pensata da chi come Nuki si è concentrata su una cosa specifica, quindi l'automazione, la smartizzazione, se vogliamo dirlo in modo brutale, delle aperture, e ha pensato a tutto ciò che poteva aiutare un utente in quell'attività. Bene, eccoci qua con la nostra Nuki montata. Bene, eccoci qua con il nostro Nuki Opener montato e scatola elettrica chiusa. Ovviamente inizio a raccontarvi un po' come lo si può utilizzare, a parte ovviamente andando con l'app ad aprire la serratura. Naturalmente potrebbe avere molto più senso montarlo in un'altra posizione per me, perché il pulsante, ovviamente non l'avevo ancora detto, permette l'apertura della serratura. Potete utilizzare sia il click che il doppio clic a seconda di come l'avete impostato nell'app. Nel mio caso, per esempio, potrebbe avere senso metterlo qui a fianco della porta d'ingresso, ma appunto, siccome io utilizzo principalmente i comandi vocali e ho comunque un pulsante collegato al fibaro, in questo momento non mi interessa, però vi voglio far vedere come potrebbe avere senso utilizzarlo per voi. Ovviamente per chi di voi ha il citofono l'avrà per forza di cosa montato a fianco del citofono, che di solito è già in una posizione molto comoda per andare ad aprire l'elettroserratura, anche se ovviamente avrete anche il pulsante del citofono quasi sicuramente. Altra cosa importante, la stavo accennando, ovviamente i comandi vocali. Come le serrature connesse di Nuki, anche questo può essere collegato dai comandi vocali. Non ve lo faccio rivedere perché è veramente identico a quello che succede per la Smart Lock, e quindi ovviamente, se nel caso andate a vedere quel video che era lunghissimo e dettagliatissimo, però fondamentalmente basta che nell'app di Nuki, nelle impostazioni del vostro opener, abilitiate l'accesso web e poi l'integrazione direttamente con A. In questo modo potrete controllarla. Vi ricordo anche che di default A non permette di aprire le elettroserrature, ma solo di chiuderle. Chiaramente il Nuki Opener, come dice anche il nome Opener, non può chiudere un bel niente, però basta che andiate nell'app di A e attiviate la possibilità, c'è un radio button per aprire. Vi chiederà anche di impostare un codice e quindi a quel punto col codice potete aprire tramite comando vocale. Nel video sulla Smart Lock Nuki vi faccio vedere anche come aggirare l'obbligo di utilizzare un codice con A per aprire la serratura tramite SmartThings nel mio caso.
Quindi l'integrazione tra questo dispositivo e SmartThings funzionerà esattamente nello stesso modo che quella tra la Smart Lock e SmartThings, e quindi potete utilizzare anche di tutte le potenzialità di un sistema evoluto di smart home e di automazione come SmartThings, oppure gli altri, perché sicuramente Nuki si integra con altri sistemi, tra cui ad esempio Home Assistant, per appunto automatizzarne ancora di più il comportamento. Aggiungo anche che, esattamente come la Smart Lock, e qua è una frase che sto ripetendo parecchie volte, ma tant'è, potete attivare l'opener con i keypad. Questo è il keypad modello 1 senza sensore di impronte digitali, ma sapete che c'è anche quello con impronte digitali, e se non lo sapete andate a vedere la recensione che ho fatto, perché questo è ottimo, quello è fantastico, oppure tramite fob. I fob, come forse ricorderete, sono questi portachiavi in un certo senso con pulsante che possono attivare una serratura o un opener se impostati dall'app. Cosa importante che valeva anche per la serratura: sia il keypad che il fob devono essere a portata di Bluetooth dall'opener per funzionare, che per una serratura potrebbe magari non essere un grosso problema perché di solito si posiziona molto vicino. Nel mio caso, per esempio, se io dovessi metterlo all'esterno dove c'è l'elettroserratura, non credo che ce la farebbe arrivare fin qua, perché c'è un vialetto abbastanza lungo. Però per esempio se volete utilizzare l'opener per un portoncino d'ingresso e l'opener stesso è abbastanza vicino al portoncino, posizionate il keypad all'esterno del portoncino e lì per esempio potrebbe funzionare, come funzionerebbe anche se una persona si avvicina col fob e lo attiva. Dovete vedere il vostro caso specifico. L'importante è sapere che, come al solito, Nuki ha un sacco di accessori e di opzioni per tutte le esigenze. Altre cose importanti da dire ovviamente è il prezzo. Quindi il Nuki Opener costa 129 euro e vi ricordo che per farlo funzionare connesso serve sempre il Nuki Bridge, che costa 99 euro. Penso possa interessarvi il fatto che è ancora attivo il mio sconto di Automaticasa per il 10%, che trovate nella descrizione del video, sempre guardare la descrizione dei video, e che è valido per adesso fino al 30 di giugno, quindi avete un po' di tempo per decidere nel caso vi serva. Poi spero che Nuki lo rinnovi, perché ha avuto un bel riscontro tramite i miei video, però non posso promettervelo, quindi nel caso io lo prenderei entro il 30. Come al solito per quanto riguarda Nuki non è un prezzo particolarmente contenuto, ma secondo me è quello che vale un prodotto ingegnerizzato molto bene, studiato per essere facilissimo da installare, facilissimo da utilizzare e sicuro. Si parla comunque di una cosa come l'apertura di serrature che deve funzionare e basta, non ci sono storie, perché se non funziona diventa rapidamente un problema, e che deve essere utilizzabile anche da persone che non sanno assolutamente niente di tecnologia, come anziani, che peraltro sono uno dei target di Nuki, perché appunto è talmente facile da usare che all'anziano non interessa sapere come funziona, sa che deve pigiare il pulsante e la serratura si apre, fine del discorso. Stessa cosa vale per un altro ambito molto interessante secondo me per utilizzo di aperture connesse, che è quello degli affitti a breve termine. Come accennavo già nella recensione del keypad con le impronte digitali, per chi affitta una struttura, una stanza, un appartamento o quant'altro ai suoi clienti, Nuki ha pensato a un set di soluzioni specifico che si chiama Nuki Smart Hosting. Vi racconto un aneddoto per farvi capire quanto può essere utile lato cliente. Io di recente sono stato in agriturismo in Piemonte, per tanti versi bellissimo, però un po' retro diciamo come approccio, no? E ovviamente mi hanno dato la chiave della camera. Morale della favola, io che le chiavi non sono più abituato a utilizzarle, quando me ne sono andato la chiave me la sono tenuta e sono dovuto andare poi nei giorni successivi in posta a spedirgliela, che è stata veramente una rottura di balle, me la sarei risparmiata volentieri. Quindi lato cliente sicuramente è il momento che le chiavi smettano di esistere, obbliga a fare robe un po' novecentesche come ci troviamo alla tal ora che ti do la chiave, oppure le cassettine con le chiavi, magari anche basta. Lato ovviamente di chi affitta è ovvio, cioè si perde un sacco di tempo in meno per il singolo cliente, poter gestire più clienti ovviamente, tutto tempo guadagnato per la vostra qualità della vita, oppure se avete tantissime proprietà addirittura potete gestire più affitti in contemporanea, perché tramite il Nuki Smart Hosting appunto, che è un servizio che a pagamento, quindi ovviamente per il valore che vi offrono ovviamente c'è una tariffa, e vi lascio il link poi per andare a vedere i dettagli. Voi con le più comuni piattaforme di hosting, quindi Airbnb and Breakfast in primis, ma ce ne sono diverse altre compatibili, potete fare in modo che il cliente riceva il codice per esempio del keypad
in automatico e quel codice apra la camera in automatico per il tempo ovviamente che il cliente l'ha prenotata. Andate a vederlo perché secondo me se non lo state ancora facendo è il momento di fare il salto di qualità da quel punto di vista. Aggiungo un'ultimissima cosa di cui non so tantissimo, però ve la butto lì perché me l'hanno accennata da Nuki. È attivo il cosiddetto bonus sicurezza, ossia di fatto delle detrazioni fiscali per chi installa dispositivi che aumentano la sicurezza dell'abitazione, e le smart lock e gli opener sono decisamente tra questi. Vi lascio anche qui il link in descrizione, potete andarlo a vedere, perché se installate serrature, oppure se volete iniziare a installare serrature per professione, o magari c'è anche il modo di usufruire della detrazione da privato, è sicuramente una cosa interessante, visto che appunto le serrature non costano pochissimo, poter detrarre una parte, perché no? Bene, questo è quanto, spero di aver fatto un video interessante. Io mi sono divertito un sacco quando posso mettere le mani sui fili elettrici, è decisamente uno dei miei momenti preferiti da registrare. Spero di avervi dato informazioni utili, se l'ho fatto lasciate un like al video, vi saluto, alla prossima!